Welcome to Italics, television for the Italian American experience. I'm your host, Anthony Tamburri. On this episode of Italics, an hour-long special dedicated to Women's History Month, we'll speak with two historians, Anna Pizzuti, a school teacher who created an historical database extremely relevant today, and Marcella Bencivenni, teacher at Hostos Community College in New York and current editor of the Italian American Review. Joining us at the Calandra Institute in the center of Manhattan, Anna Pizzuti is a history and Italian teacher who focused on fascism, Nazi anti-Semitism, and the Shoah long before the institution of the Day of Remembrance in 2000. The publication of her book, Vite di Carta, Storie di ebrei stranieri internati dal fascismo, led to her creating a web database of the internment of foreign Jews by Italian fascists, a project that couldn't be more necessary today. Anna, grazie di essere qui con noi. Grazie a voi, assolutamente. Grazie. Cominciamo con l'inizio del sito. Quando Sì. l'hai creato e qual è stato poi lo spunto? Lo spunto è venuto durante le ricerche per il libro ed è venuto dalla scoperta di alcuni fascicoli che contenevano elenchi fondamentalmente di ebrei stranieri internati e contemporaneamente anche gli elenchi di quelli che si erano salvati e che si erano spostati, si rifugiati nell'Italia meridionale, nei campi UNRWA istituiti dall'esercito americano, dall'esercito alleato. E lì anche visivamente era già un database di fatto, perché mi è venuta subito l'idea, di far corrispondere o comunque verificare la corrispondenza tra il numero e la presenza degli internati e quanti di loro erano riusciti a salvarsi. Io già sapevo comunque che molti erano stati anche deportati in seguito poi all'andamento della guerra, a seconda del luogo in cui si trovavano. Tu hai iniziato prima con le ricerche su San Donato? Sì, io ho insegnato 10 anni a San Donato e allora ho scoperto che durante la guerra un gruppo di circa 30 ebrei, uomini e donne, provenienti da vari paesi europei, Polonia, Cecoslovacchia, Germania, erano stati internati e la loro vicenda è terminata in maniera drammatica perché il 6 aprile del 1944 metà di loro, mentre gli altri erano rifugiati in montagna, furono arrestati e portati poi a Vito, Roma, Fossoli e deportati ad Auschwitz. Tra loro anche 2 bambini e sono tornati, sono sopravvissuti solo in 4 di questo gruppo portato via. Quindi una vicenda che io ho ricostruito con i miei alunni attraverso i pochi documenti conservati nell'archivio, ma importanti come documenti. E poi diciamo che una volta in pensione ho pensato di fare un lavoro più approfondito, una ricerca più approfondita, così è nato questo libro Vite di Carta. E il sito è nato poi dopo? E il sito è nato più che altro diciamo durante, perché mi sono resa conto che il gruppo che era a San Donato rappresentava un po' le varie storie, cioè diciamo ciascuno di loro aveva una provenienza diversa e quindi una storia diversa sia personale che politica del paese da cui proveniva. E quindi ho scoperto questa storia, non la conoscevo prima, l'ho scoperta insieme ai miei alunni e quindi mi è sembrato estremamente interessante partire dal focus del libro ed allargare lo sguardo a tutta l'Italia, perché è una vicenda che ha riguardato tutta l'Italia, non solo la provincia di Frosinone. Sì. E l'anno 1933 è stato un anno importante, no? Di svolta, diciamo, per l'arrivo di ebrei stranieri in Italia. E certo, perché è l'anno in cui va al potere Hitler ed è l'anno da cui noi sappiamo che quello che Hitler intendeva fare nei confronti degli ebrei lo aveva già ampiamente dichiarato,
ma sappiamo anche che contemporaneamente all'ascesa al potere di Hitler, anche negli altri paesi europei l'antisemitismo era abbastanza diffuso e stava prendendo, come in Ungheria, come in Polonia, una forma proprio legislativa, stava assumendo, di legislazione che andava a colpire gli ebrei. Per cui diciamo che iniziò quel processo nel 1933 che portò alla fuga da questi paesi e dal rifugio non solo in Italia, in altri paesi che venivano considerati più sicuri. Io penso che gli ascoltatori si chiederanno: ma come? Se in Italia c'era Mussolini, che poi sarà alleato di Hitler, come mai i rifugi in Italia? Perché nel 1933 ancora Mussolini ci teneva a differenziarsi da Hitler e quindi aveva una posizione un po' diversa. E allora ecco che inizia questo arrivo. E in questo periodo, se mi ricordo bene, ci sono stati più di 9.000, no? Ebrei stranieri. Sì, diciamo che la formazione di questo numero avviene in tempi ed in modi diversi, perché noi abbiamo all'inizio anche un nucleo di ebrei stranieri che vivevano in Italia, ma anche da fine Ottocento, che avevano il loro lavoro, molti erano anche studenti che venivano in Italia grazie a delle agevolazioni a studiare all'università italiana. A questi si sommano i profughi. I primi furono sicuramente i tedeschi, che avvertirono subito il rischio che correvano. Mano a mano che appunto le leggi razziali si diffondevano, diventavano più forti e si diffondeva lo stesso nazismo, diciamo, e si prospettava quello che sarebbe accaduto, allora arrivano anche ungheresi, cecoslovacchi. In alcune parti dell'Italia molti ebrei stranieri erano già presenti e poi arrivano i profughi veri e propri. E altri gruppi arrivano anche durante la guerra e si arriva al numero, al numero di 9.000, circa 10.000. Non tutti furono internati, molti per vari motivi rimasero a casa e molti si aggiunsero ancora durante la guerra. Possiamo parlare di una differenza fra i cosiddetti ebrei italiani nativi e gli ebrei stranieri? Diciamo che l'accoglienza da parte delle comunità italiane per gli stranieri è stata sicuramente molto solidale. Le comunità si organizzavano per aiutare materialmente e anche spiritualmente i profughi. C'erano luoghi dell'Italia come Trieste, che è considerata la porta di Sion, che vivevano questo arrivo di profughi, ma già da prima del nazismo, dai pogrom russi, e quindi erano già abituati. E bisogna poi dire che gli ebrei che venivano in Italia non cercavano un rifugio per sempre. L'Italia era il ponte verso gli Stati Uniti, verso l'America del Sud, verso altre nazioni. Per cui l'aiuto che veniva dato non era solo di tipo, diciamo, pratico, no? Il dormire, il cibo, era anche l'aiuto a fare i documenti per l'emigrazione. Nacque nel 1939 un'organizzazione che si chiamava DELASEM, Delegazione per l'emigrazione degli ebrei, che fu un'organizzazione importantissima, anche perché non era contraria al regime, era di fatto dialogante con il regime fascista. Il presidente era stato un alto funzionario del Ministero dell'Interno e quindi aveva la possibilità di fare da tramite tra le necessità degli emigranti, dei profughi, rifugiati e le istituzioni, e lavorò moltissimo anche durante la guerra, correndo molti rischi durante l'occupazione. E ci sono documenti molto importanti. Molte comunità avevano anche il peso, sentivano, ci sono documenti che lamentano un po' questa presenza. Però fondamentalmente l'aiuto fu forte. Ne parli anche tu un pochino nel sito, lo chiami il mito autoreferenziale dell'italiano brava gente. Gli italiani bisogna che arrivino a fare completamente i conti con la loro storia. Allora,
Spieghiamo che cos'era l'internamento, perché è collegato il discorso. Allora, quando scoppia la guerra, gli ebrei stranieri presenti in Italia, che già avevano subito, come gli altri ebrei italiani, le leggi razziali, vengono internati. Internati vuol dire presi dai luoghi in cui si trovavano e portati in campi specifici per loro. Non erano i campi di concentramento, naturalmente, ma erano luoghi nei quali venivano privati della loro libertà. Soprattutto non tanto i profughi, che potevano continuare nelle pratiche dell'emigrazione, naturalmente molto difficili, ma quanto gli ebrei stranieri che residevano in Italia e che dovete lasciare la famiglia, il lavoro. Quali erano le norme dei campi di internamento? Che la politica fascista nei confronti degli ebrei stranieri ebbe due momenti, uno nel 1938 e il 7 settembre del 1938, poi spiego perché, e uno il 15 giugno del 1940. Sono i due momenti in cui vengono promulgati i due provvedimenti da cui dipese poi il destino degli ebrei stranieri. Il 7 settembre del 1938 viene pubblicato un decreto che stabiliva che gli ebrei stranieri che avevano preso la cittadinanza italiana la dovevano perdere, veniva tolta la cittadinanza. Gli ebrei che invece erano venuti in Italia come profughi dovevano essere espulsi dall'Italia. Avevano 6 mesi di tempo per andare via, tornare nei loro paesi di origine, dove in realtà vigevano già leggi razziali e correvano seri pericoli, oppure veniva citato l'ordine di polizia di arrestarli e di espellerli come venivano espulsi i cittadini indesiderati o altre persone indesiderate. E questo provvedimento gettò nel dramma sia i profughi che non sapevano dove tornare, sia i residenti che non riuscivano a partire, tra l'altro perché per legge non potevano portare con sé tutti i loro beni. In qualche modo riuscirono a rimanere e al momento della scadenza della loro espulsione il regime si rese conto che non era possibile espellerli. Quindi rimasero in Italia, il numero, ecco, diciamo 6.000, 7.000, un po' di più, non è stato possibile ancora fare. Io ho cercato nel mio sito di farlo, una raccolta precisa dei dati. Il 15 giugno del 40 arriva l'internamento, che stabilisce appunto che gli uomini nei campi, le donne nei paesi. Il regolamento è stato fatto in norme ben precise. Nel campo ovviamente non si poteva uscire dal campo senza l'ordine. La cosa che pesò di più durante l'occupazione nazista fu la consegna dei documenti. Gli ebrei non avevano i documenti e i loro beni, i loro soldi dovevano essere depositati in una banca del paese e per prenderli dovevano richiedere il permesso al capo, chi era nel campo al direttore del campo, chi era nel paese al podestà o alla prima autorità che si trovava nel paese. Molte altre erano le regole, per esempio la posta degli internati sia nei campi che nelle località era sottoposta a censura, furono create commissioni di censura apposite per gli ebrei stranieri internati. Nella circolare che stabiliva il loro arresto era scritto perché erano persone che erano estremamente pericolose per l'Italia, erano donne, vecchi, bambini ovviamente. E gli internati nei campi potevano scrivere solo a parenti ugualmente internati in Italia. Riuscirono poi con difficoltà a scrivere ai parenti rimasti. Potevano rivolgere istanze, le più terribili sono per far venire i parenti rimasti in Germania, in Austria, quando si sa, come si seppe, che sarebbero stati deportati. Nei paesi non potevano allontanarsi dal centro del paese, non potevano leggere giornali, dovevano firmare ogni giorno. In questo, diciamo, non potevano ascoltare la radio. In questo
diciamo in maniera quasi simile al confino degli antifascisti, ma fondamentalmente sia nel campo che nei paesi tutta la loro vita, anche nelle esigenze più minute, era regolata da richiesta. Io per andare a comprare un paio di occhiali, una visita medica, un qualsiasi spostamento, bisognava fare richiesta e farlo accompagnati dalle forze dell'ordine. Precisiamo un attimo, c'è una famiglia di stranieri ebrei, diciamo San Donato. Sì. Ok, c'è il momento dell'internamento. Sì. L'uomo o gli uomini, cioè il padre o anche i figli, se ci sono uomini, figli maschi, sì, loro vengono internati e invece le donne rimangono a casa. Diciamo che grosso modo è così, sì, ma la cosa avviene prima di San Donato. Sì. Faccio proprio l'esempio del gruppo dei sandonatesi. Molti venivano da Firenze. Allora, gli uomini il 15 giugno vengono arrestati, portati in carcere, proprio nel carcere, tenuti fino, diciamo, chi 15, chi un mese. Dopodiché viene stabilita, ripeto, erano persone normali, non avevano fatto nulla, stabilito la sede di internamento, il campo, quindi Ferramonti o Campagna. Le donne vengono internate un po' più tardi, passa qualche settimana, qualche mese nei casi in cui magari era nato un bambino, vengono portate nel paese e qui subiscono le restrizioni che dicevamo prima. Con il passare dei mesi, nel 1941, molti dei maschi che erano a Ferramonti hanno potuto raggiungere le mogli che erano nei paesi. Quindi non avveniva nel paese la separazione, avveniva al momento in cui scattava l'ordine di internare. Okay. Ora, riferito a questo argomento, il mito dell'italiano buonagente riguarda questa elaborazione della memoria da parte di molti di questi internati, perché molti erano internati nell'Italia meridionale, considerata zona militarmente non importante all'inizio della guerra, in questo campo di Ferramonti molto grande, nel campo di Campagna e in molti paesi della Basilicata, della Calabria, i quali furono liberati per primi, non hanno vissuto l'occupazione tedesca. Quindi è stato anche naturale ricordare quegli anni come una forma di salvezza. Per cui, diciamo, nella coscienza di chi di fatto si è salvato di fronte al mito, di fronte all'orrore della Shoah, è ovvio che quel periodo è rimasto come una forma. Addirittura io ho sentito qualcuno che ha detto anche che erano i fascisti che volontariamente li avevano salvati internandoli. Non era così, ma l'elaborazione della memoria, il fatto di, almeno loro, di non essere stati deportati mentre i loro parenti rimasti nel resto d'Europa venivano deportati, il trattamento che non era sicuramente pesante ma non da campo di concentramento, ha creato nella loro memoria questo mito. Questo per l'internamento. In generale sì, il mito dell'italiano buonagente si è diffuso come una forma di rifiuto di responsabilità, oserei dire, perché responsabilità ci sono nel comportamento del fascismo durante l'occupazione delle colonie, sì, ci sono per l'occupazione della Jugoslavia. Gli italiani hanno rifiutato di consegnare gli occupanti alla Grecia, alla Jugoslavia come criminali di guerra. Hanno cominciato a costruire questo mito perché c'era anche da uscire da una guerra di cui si era colpevoli, ma uscirne accogliendo lo sforzo dei partigiani, facendolo proprio, facendolo di tutta la nazione, accogliendolo e quindi di uscirne, non dico come vincitori, ma comunque non come vinti e non come responsabili. Una frase che mi piace molto, uno dei più grandi studiosi di questi argomenti italiano, cioè Michele Sarfatti, il quale dice che dietro ogni ebreo che si è salvato quasi sicuramente c'è un italiano che l'ha aiutato, però dietro ogni ebreo che è stato deportato altrettanto quasi sicuramente c'è una denuncia e i documenti ci sono.
Io spero non ripetibile, Sì, ecco, questo infatti. vorrei dire. E conoscere, questo lo diceva naturalmente Primo Levi, conoscere significa evitare che accada di nuovo. In tutte le regioni ci sono stati i campi? Sì, sì. All'inizio, come quasi seguendo il filone del confino fascista, delle leggi sul confino, furono, diciamo che l'ordine di arresto del 15 giugno del 40 degli ebrei stranieri diceva chiaramente gli uomini nei campi. E i campi erano stati istituiti, come ho già detto prima, nell'Italia meridionale, ma anche nell'Italia centrale, soprattutto nelle Marche e in Abruzzo, e le donne nei paesi. E all'inizio anche questo furono anche i loro paesi dell'Italia meridionale e centrale, per esempio in provincia di Viterbo o a Frosinone, a San Donato. Con il procedere della guerra arrivarono molti altri gruppi, come dicevo prima, soprattutto dalla Jugoslavia occupata, e allora furono interessate anche le province del nord, soprattutto Vicenza, Aosta, Parma. Poi arrivarono un gruppo di ebrei che vivevano in Libia con cittadinanza inglese e furono internati quasi tutti tra la Toscana e l'Emilia-Romagna. Questo gruppo ha una storia molto particolare, molto interessante. Furono usati come per la cittadinanza inglese, portati dall'Italia a Bergen-Belsen e poi scambiati con prigionieri tedeschi. Ebbero un percorso, diciamo, brutto dirlo, privilegiato, no? Sicuramente no, perché li portò a Bergen-Belsen, ma sono sopravvissuti. Nel sito c'è un curiosissimo trittico, che Trieste, Bengasi e Ferramonti. Sì. E Ferramonti è un caso un po' particolare, Sì, no? sì, e beh, Ferramonti è il campo più grande, è arrivato ad ospitare tra quelli che rimasero e quelli che passarono, risulta appunto dal mio database, più di 3.000 ebrei stranieri. Ed ecco, è lì che si è creato un po' anche questo mito di accoglienza, perché comunque c'era una sinagoga, si faceva musica, si faceva la scuola, ma questo grazie anche agli internati stessi, che naturalmente portavano la loro cultura, perché ecco, questo ci tengo a dirlo, con gli ebrei stranieri venuti in Italia, venne in Italia tutta la cultura europea. Cioè molti erano musicisti, erano scrittori, erano poeti, erano anche uno dei primi allenatori dell'Inter è stato un ebreo straniero in Italia, certo, e poi purtroppo è stato deportato, è stato scritto un libro su di lui. Quindi Ferramonti è stato sicuramente il centro dell'internamento. Di fatto quasi tutti gli internati, anche quelli che poi sono andati a nord, sono passati per Ferramonti. Quelli che tu citavi, in particolare Trieste, Bengasi e Ferramonti, è una storia anche questa molto interessante, varia, ricca e per molti aspetti drammatica. Erano un gruppo di profughi provenienti dall'Austria, dalla Germania. Molti di loro erano stati già internati a Dachau e gli era stato detto nel verso 38-39, ancora prima dell'inizio della soluzione finale, vi liberiamo se ve ne andate. Quindi come molti decisero di entrare in Italia, c'erano le organizzazioni di navi, partirono ufficialmente per il Siam, come si chiamava allora, per Shanghai, però era una meta falsa. Si fermarono a Bengasi per aspettare una nave greca che però li avrebbe portati in Inghilterra, allora Palestina. La nave greca non arrivò e furono internati a Ferramonti. Molti di loro si spostarono verso il nord, è il gruppo che ha avuto il maggior numero di deportati poi. A San Donato Sì. avrai anche intervistato qualcheduno? Ma San Donato conserva una memoria vivissima di questo episodio. Io non sono l'unica che se ne è occupata, ci sono altri studiosi che si sono interessati. Perché? Perché gli ebrei di San Donato, a parte per la drammaticità poi della conclusione, ma perché erano persone eccezionali. C'era una coppia, il dottor Marco Tenebaum con la moglie Ursula Senitz, la cui prima figlia è nata a San Donato, che ancora ricorda con
diciamo un misto di sollievo, cioè la possibilità della deportazione che era conservata come gli altri due bambini e di riconoscenza. San Donato è un paese di giusti, io l'ho definito in un lavoro con i ragazzi il paese di giusti e gentili. E c'era anche una storia particolare, c'era una persona, una donna, Grete Bloch, che aveva fatto parte della cerchia della storia della vita sentimentale di Kafka e che la raccontava questa storia, le sue lettere tra lei e Kafka sono nell'epistolario di Kafka. Quindi i medici c'erano signore che venivano da Merano, da Firenze, che avevano vissuto a Firenze, e c'erano persone che venivano da Bengasi, che facevano parte di questo gruppo. E c'era un Ignazio Gross che invece, sai come era arrivato in Italia? Era partito con altri 500 da Bratislava su un battello fluviale. Avevano disceso il Danubio in mezzo alle tempeste, era un battello fluviale, era arrivato sul Mar Nero, era arrivato sull'Egeo, arriva vicino a Rodi e ovviamente naufraga, viene salvato dalla Marina italiana, ecco, in quel caso possiamo dire italiani brava gente, perché nessuna definizione è mai assoluta. Vengono portati a Rodi, viene creato un campo temporaneo, poi vengono portati a Ferramonti. Ignazio Gross è uno dei soli 3 che vengono deportati perché si sposta a San Donato. Perché Rodi, poi anche questo è un po' un fatto non tanto conosciuto, che Rodi era praticamente italiano, era un'isola italiana. Sì, era un'isola italiana e la comunità ebraica rodiense è stata distrutta completamente dall'occupazione tedesca. Quando ho saputo appunto del tuo lavoro, dei tuoi studi, eccetera, mi era venuto in mente come mai a San Donato c'è questa attività, no? La battaglia di Cassino si è combattuta perché lungo la linea Gustav le truppe erano schierate lungo questa linea che andava da Ausonia, cioè dalle coste abruzzesi, tagliava tutta l'Italia, dalle parti di Salerno. E i paesi immediatamente retrostanti Cassino furono evacuati perché entrarono nella struttura della linea. Tra questi il paese che si chiama Picinisco, in cui erano questi 15 ebrei. Questi 15 ebrei vengono sfollati tranquillamente come vengono sfollati gli altri dalla Wehrmacht. I sandonatesi non facevano parte della linea, gli ebrei restano. E il 6 aprile del 1944 la battaglia di Cassino finisce il 28 maggio del 1944, quasi come un colpo di coda, come è accaduto in altre vicende poi lungo le linee che si sono costituite durante la guerra, quasi un colpo di coda della crudeltà nazista, quella di prendere queste donne che erano ormai anche stanche, che erano arrivate da profughi in Italia da anni e anni, questi 2 bambini che si tentò disperatamente di salvare le famiglie che li ospitavano. I sandonatesi sono stati grandiosi in questa. Infatti tutti quelli sopravvissuti che sono stati a San Donato ci tornano. C'è stato fatto un monumento in loro ricordo, nel ricordo dell'internamento, degli internati e dei deportati, e molti sono tornati e tornano ancora adesso, sono molto legati al paese. Avendo fatto tutto il lavoro che hai fatto, che continui a fare perché il sito è un lavoro in corso, è un work in progress, cosa ti viene in mente quando vedi questi cambiamenti di oggigiorno? A me purtroppo viene in mente il contrario di quello che si dice normalmente, che la storia è maestra di vita. Viene in mente che spesso la storia non sia maestra di vita, a meno che non la si studi nel modo preciso in cui è avvenuta, come ci ha insegnato Primo Levi. Quindi io, ripeto, ho notato molte somiglianze, ma soprattutto ho notato un collegamento che purtroppo penso possa valere ancora oggi. Ho detto prima che il decreto di espulsione degli ebrei stranieri è del 7 settembre del 1938. Solo 2 giorni prima
c'era stato il decreto di espulsione degli ebrei italiani, degli insegnanti italiani e degli alunni italiani dalla scuola. E a me è venuto in mente, ma dall'inizio insomma di queste ricerche, che questa vicinanza forse non è casuale. È come se uno Stato che voglia chiudersi in se stesso e voglia dimenticare o comunque tagliare i vincoli di solidarietà, ma anche di conoscenza. Ecco, solidarietà e conoscenza, ecco, colpisce per primo i diversi e chi vuole conoscere. E quindi in qualche modo questa coincidenza di date potrebbe essere presa anche come un simbolo. Potrei parlare anche di tante altre cose che mi sembrano simili, ma mi sembra che questa sia quella che renda un po' meglio e che faccia capire come certe norme, no? Che in un periodo storico possono sembrare anche sfuggire, la cui importanza, la cui gravità, le cui conseguenze possono sfuggire in nome di esigenze specifiche del momento, ecco, possono poi invece portare, cioè può accadere che se si ripete questa sorta di disattenzione del popolo, della popolazione, sì, di quello vero, diciamo, di quello che incarna un po' i valori migliori. Il discorso che fai del rinchiudersi, no, del sì, paese, certo, della nazione che si rinchiuda su di sé, mi fa venire in mente certe cose che abbiamo sentito nella nostra campagna elettorale qui in quest'ultimo anno e mezzo. Sembra che il popolo oggigiorno si è dimenticato della sua storia migratoria. L'America è una nazione mista, è una nazione, anzi è una nazione che è nata sul colonialismo anche certo, violento nei certo, confronti dei nativi americani. Io, guarda, delle volte provo un senso, come tanti altri, un senso di grande disperazione. Delle volte però ho anche la possibilità di vedere e di conoscere direttamente tante persone che invece fanno nascere la speranza. Penso una cosa, che secondo me dichiararsi accoglienti, come si suol dire, da parte di chi sta bene, da parte di chi magari non entra in contatto diretto con chi arriva, con chi ha bisogno, con chi magari esprime anche in maniera poco comprensibile e poco da accogliere, diciamo, questi suoi bisogni, è facile dirlo. Non bisogna dire oddio, tutti siamo buoni, perché anche quella è una forma di falsa coscienza, può essere, no? Ma bisogna essere precisi, capire, conoscersi, giudicarsi da parte di tutte e due le parti, e la conoscenza e il giudizio, che procedono insieme, io credo che formino, perché di esempi importantissimi, a parte storici, sì, perché la nostra cultura europea non sarebbe tale senza la cultura araba, sì, e credo che dalla cultura europea si passi alla cultura americana, il ponte sia molto, molto trafficato, diciamo, sì, così. Ma perché conoscersi, ma sapersi parlare e sapersi dire: guarda, dimmi quello che di me non ti sta bene, se io posso cambiare, se non fa parte delle mie tradizioni, che poi queste tradizioni spesso sono anche molto sottovalutate dagli stessi italiani, e ti dico quello che di te, e quindi vediamo come. Quindi non è una questione di essere diversi, è una questione di essere uomini che si incontrano e che cercano di trovare le vie per convivere. E poi io ci tengo a precisare, così come gli ebrei usavano l'Italia come un ponte, quello bisogna capire. Noi invece abbiamo, per colpa di tanti meccanismi legislativi, per colpa di molti stati europei che si sentono lontani, ed essendo lontani non vedono, non sentono, non vogliono vedere, non vogliono sentire. Quindi, ecco, se l'Italia continua ad essere un ponte, magari a rovescio rispetto a prima, non di partenza, ma di accoglienza verso l'Europa, verso gli altri stati, sì, sì, ed è terribile vedere i muri. Vorrei dire che nel mio database, a proposito di muri e di incontri,
ci sono i nomi di tutti gli internati in Italia, perciò, e anche i loro percorsi. E l'esperienza più bella per me è quella di ricevere tante lettere di persone che spesso ignoravano che i loro genitori fossero stati in Italia, ignoravano il destino, e di collaborare, aiutarli a venire in Italia, a ritrovare i luoghi dove sono stati internati, a ricostruire spesso anche storie drammatiche, perché la deportazione degli ebrei stranieri è pesato molto è stata una parte importante della deportazione dall'Italia. Quindi è un sito che, mi fa piacere dirlo, viene frequentato molto, anche molto dagli Stati Uniti, ed è una cosa per me, diciamo, è lo scopo per cui io l'avevo fatto. Grazie. Grazie a voi. Historian, teacher at Hostos, and author, Dr. Marcella Bencivenni is the current editor of the Italian American Review. She is here in our studio to talk about the peer-reviewed journal, as well as her own research and published works. Welcome to Italics, Marcella. Thank you for having me here. It's my pleasure. So let's start with your background. You're someone who was born, grew up, went to college in Italy, came here with an MA to do the doctoral program. How do you see things through that lens of an Italian who comes to America, who then does Italian-American studies? Right. Well, so I came to New York with a laurea degree from the University of Calabria. I graduated in modern languages and literature, so very different from what I end up, studying here. And I originally had no idea that I was gonna end up, taking a PhD. I had received a fellowship from the University of Calabria to do more research on my senior thesis, which I had written on a group of New York radical intellectuals in the early 20th century. So my idea was to just come here. I came as a visiting student at NYU, and I thought I would go back to Italy and then, figure something out. And I was extremely lucky. At New York University, they gave me the opportunity to complete a master for free in support of my Italian fellowship. So I jumped on it literally, and interestingly enough, I really became to be fascinated and really interested in American history. But then you went into an even more particular sector of Italian-American studies, and that is Italian-American radicals. I think it had a lot to do with the kind of revolution that was taking place within the field of American history, which was completely reshaped by the new social history, by postmodern, studies and Foucault. So what made it interesting for me was that there were a lot of opportunities to do interdisciplinary research. And so I was able to combine my old interest in literature with my new interest in American history and eventually immigration history. When you say you did German and English, English was literature from the United Kingdom, or was literature Yes, it was actually mostly British literature, but interestingly enough, I had the teacher that I had, my professor, was actually from New York. And so he's the one who began to interest me in issues of radical culture. He gave me at the time a book to read by Anna Chiara Danieli, who was one of the few Italianists who was doing American history. And so that's how it started. And I was really fascinated by the contradictions of, American society and American history in particular. And again, the field of ethnic studies was really, when I was studying history, was becoming a really interesting field. Yeah. And so it worked really well. When did you develop an interest in someone like Arturo Giovannitti? Because Arturo Giovannitti is a figure he's really more known by the historians, I would say, than by the lit crit people. It's true. Yeah, even though he was a pretty prolific writer. Right. Arturo Giovannitti is really literally the one who opened the door for me to Italian American studies. I was at the time doing a research paper on a magazine, The Masses, very popular magazine of radical nature in New York.
And I was looking at some of these articles, and I discovered this article and then a couple of poems by someone who clearly had an Italian, name and last name, Arturo Giovannitti. I naturally became very curious about him. Then my destiny was set to take it seriously and explore the larger world of which Giovannitti was a part. And I was actually stunned, by what I discovered. Yeah. I didn't realize, at the time that, I really thought originally that Giovannitti was an exception, that he was a unique figure, someone who was both very well known within the Italian American community, but also someone who had strong connections to American labor unions and, American intellectuals. He was a regular, attendee of literary salons throughout, New York, and his poems appeared in some of the major literary magazines of the time. But what I discovered was that he was really a part of this larger world, of which, yes, he was a very notable figure, but there were many others who supported this movement. And I was really taken by surprise by the extent to which this radical world, the vibrancy, the richness, and the various ways through which it operated. He was a great labor activist that I think we're only discovering now in the last maybe decade or so, thanks to you, because you've dedicated the chapter to him, a substantial chapter to him in your book that came out a few years ago. And so, it seems that the Americans, the non-Italian Americans know him better than maybe the Italian Americans to some degree. The Italian American Review, you started this past semester. With the relaunching of the journal 6 years ago, I've seen the journal growing, year after year, and just being in the editorial transition, there is a lot of work in between the actual taking the official job, and I already saw the amazing work that both my predecessor, Joseph Shora, and the team has put together. So, the journal has a very good, internal team, and that's crucial, I think, to the success of any journal. It has established a very rigorous and scholarly peer review process, and I certainly will continue in that direction. And also, I think it has expanded in the same direction that I want to go. Its scope it will remain a social science journal. But like Joe before me, I'm very interested in interdisciplinary connection, in comparative analysis, in transnational networks and connections. So I would say that what I hope to do is to continue to do the work that has been done and to continue to enhance the field of Italian American studies through the journal, and to hopefully contribute to expand its reputation, both from an academic point of view, but also in terms of moving beyond the narrow, circles of Italian Americanists, and hopefully make other people read and appreciate what we have to offer. You've been involved with the journal as a reader, you've been an evaluator. We're not divulging any secrets. And a contributor. And you've also contributed. One of my very first articles, in fact, when the journal was briefly edited by Canistraro, was on the special issue on the Radical Press. Exactly. So I had this article on Il Fuoco, which I'm still very, very proud of. So how do you see Italian American studies as it's developed over the last few decades? Oh my God. Well, I really think it's exciting. I mean, that's one word that comes to my mind. I think it's a field that is continuing to expand in, again, very interesting ways. And I see this from the, wide variety of topics that are being explored, the interdisciplinary connections. There
people are bringing. So one thing that, for example, strikes me as a little different from the way I was trained in Italian American studies is that the people today, you know, people that are embarking on this field are way more comfortable, you know, combining disciplines. Yeah. And also, I think that there are more conversations across the sides of the ocean, and also people who are embarking on the field are starting to be more comfortable with both languages. I think that one of the biggest challenges earlier on was that not too many Italian Americanists knew Italian, and not too many Italian Americanists from the Italian side that really knew English well enough to navigate. You know, and I think that has changed, and so there is a huge strength in that. And I also think that there is way more interest in the Italian migration as a global phenomenon. So I think, you know, that what makes Italian American studies really exciting and still a fertile field is that there are a lot of new ways in which you can look at it by looking at comparisons with other countries or global networks. And even my own specific expertise on radicalism is perhaps the best exemplification of that, you know, where new people are still making contributions and discovering networks of anarchists, you know, from Latin America to Britain, you know, to back to Italy. I mean, it's fascinating. Italian American studies have so much to offer in terms of lessons for, you know, contemporary immigration, for identity politics, for, you know, tensions over assimilation and Americanizations. And we need to do a better job capitalizing. And I would say, especially in recent times, with certain executive orders that have come out that have been rather blanket executive orders, we can go back and look at our ancestors' experience and bring that as a lens, so to speak, through which we can look at contemporary, whether it's here in the United States, as I just mentioned, or whether it's even in Italy, looking at immigration to Italy today compared to the experiences of the Italians in North America, in Australia, especially the Anglophones, where they had it harder than they did, let's say, in Latin America, although it wasn't that easy there either, but there was some similarity of culture, I think, that they didn't find at all in the Anglophone world. I began to look at the Triangle Fire of 1911, which to this day is still the biggest work tragedy in the history of the United States. And what struck me again about this event is that although 42 of the 146 people who died in the fire were Italian women. And the event is known. It's not like we don't know. In fact, it's an event that has received more attention, both from a scholarly point of view, but from the general public than other topics in American history. And it is really a fire that changed America. But I was really struck by the fact that there are no scholarly study on it from the perspective of Italian immigration. Recently, there are a number of Italian American scholars who are actually dealing with this topic, but again, it's very recent. And so I've been interested, in questions about memory. You know, why was this event that should have been a central, event in the public memory of Italian Americans? Why it is not. And I mean, every single general history of Italian Americans that I have reviewed mentions it, but we don't even know the names of the victims. There is no there is really no way that this has become, that should have become really a central moment for the Italian American community, and it was not. And so, in fact, the Triangle Shirtwaist Factory Collective or Committee
was really spurred on by non-Italian Americans. We should Right. say that the other Right. large group of young women who died were Jewish Right. daughters, either Jewish immigrants or Right. daughters of Jewish immigrants. Right. But so Right. yeah, and that's what struck me, that whereas the event has really a major role, has occupied a major position within Jewish history, women's history, labor history. Why not in Italian American history or even Italian history? Exactly. So I started, so this is becoming an article, and then I also started a new book project, which will be my first biography, and it's again a biography of a neglected figure, a radical, not surprisingly, Carlo Marzani, Oh, who was a communist, but more than a communist, he was really an anti-fascist. yeah. And he came here with his family to escape fascists in 1924, and he rose to become a really successful intellectual. And he contributed to the war efforts in major ways by being one of the first to be hired under the Office of Strategic Services, which right now, I mean, this topic is really exciting because of everything that's going on with national security. Marzani became the first victim of the Cold War. He was accused of having lied during an interview and, not mentioned his past communist affiliations, and he served almost 3 years in prison. But again, what I think it's interesting about him, it's not just his political case, is the broader issues he dealt with and this experience, as an anti-fascist, as an immigrant, as someone who loved America more than anything else, but who also was very critical of America. And there is a beautiful quote by Italo Calvino about him, who said, this is the only Italian I know who is fully in love with the United States. I know Marzani is someone who was important and had to actually, he did his own autobiography in Right. 5 volumes, and he 5 had to actually volumes. do it himself. Right. He had to publish it himself. Thank you very much for joining us today. Sure. Thank you for having me again. Thanks for watching this episode of Italics Honoring Women's History Month. I'm Anthony Tamburri. Arrivederci alla prossima puntata.